Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 16, 17 e 18 della prova di matematica, sessione giugno 2025 dell'esame di diploma professionale del quarto anno assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: la borsa di Milano ieri ha perso il 20%, oggi ha guadagnato il 10%. Qual è la percentuale di perdita dall'apertura della borsa di ieri alla chiusura di oggi? Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per rispondere abbastanza agevolmente a questo quesito, il mio consiglio è quello di provare, ad esempio, con la somma iniziale di 100 euro. Il ragionamento è valido per qualunque somma di denaro. Per calcolare la perdita di ieri, che è una perdita del 20%, moltiplichiamo i 100 euro iniziali per il 20%, cioè per 20 centesimi, e otteniamo una perdita di 20 euro. Se dai 100 euro iniziali togliamo questi 20 euro, troviamo la somma rimanente, che è di 80 euro. Questa è la somma iniziale di oggi e siccome c'è stato un aumento del 10%, l'aumento di oggi si calcola moltiplicando 80 euro, che è la somma iniziale, per il 10%, cioè per 10 centesimi. L'aumento di oggi è dunque di 8 euro e la somma finale, 80 euro di partenza più 8 euro, è di 88 euro. Siccome ieri mattina la somma iniziale era di 100 euro e stasera la somma finale è di 88 euro, la perdita dall'apertura di ieri alla chiusura di oggi è di 12 euro, dati dai 100 euro iniziali meno gli 88 euro rimanenti. La perdita percentuale complessiva si calcola dividendo la perdita di 12 euro per la quota iniziale di 100 euro e si moltiplica tale risultato per 100. La perdita percentuale complessiva è dunque del 12%. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: in riferimento alla figura, che mostra una parabola e tre punti indicati con A, B e C, quale delle seguenti rette interseca la parabola in due punti distinti? Abbiamo quattro alternative. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver ridisegnato la parabola, analizziamo ogni affermazione singolarmente. Affermazione A: la retta passante per C è parallela all'asse delle ordinate. L'affermazione è falsa. Una retta verticale interseca sempre e in un solo punto una parabola ad asse di simmetria verticale. Nella situazione in esame, la retta verticale passante per C interseca la parabola nel punto A. Affermazione B: la retta passante per B e per C. Questa affermazione è vera. Una retta non orizzontale passante per il vertice interseca sempre in due punti distinti la parabola. Anche se abbiamo già trovato l'affermazione corretta, analizziamo per completezza anche le ultime due affermazioni. Affermazione C: la retta passante per A e per C. L'affermazione è falsa. La retta che ci viene proposta è la stessa retta di cui abbiamo discusso alla lettera A. Affermazione D: la retta passante per B è parallela all'asse delle ascisse. L'affermazione è falsa. Una retta orizzontale passante per il vertice di qualsiasi parabola ad asse di simmetria verticale interseca la parabola in due punti coincidenti, cioè in un solo punto, il vertice. Riepilogando quanto detto, l'unica affermazione corretta è la seconda e la risposta esatta è risposta B. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: nella figura è rappresentata una parabola, il suo vertice V e il suo fuoco F. Quale delle seguenti affermazioni è errata? Abbiamo quattro affermazioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Prima di rispondere al quesito, ti voglio ricordare che la parabola
è il luogo dei punti equidistanti da un punto fisso detto fuoco e da una retta fissa detta direttrice. Tracciando dal fuoco la perpendicolare alla direttrice, si individua un punto sulla parabola detto vertice. L'asse di simmetria della parabola è la retta che passa per il vertice e per il fuoco della parabola. Analizziamo ora ogni affermazione singolarmente. Affermazione A. La direttrice è la retta passante per V e per F. L'affermazione è falsa. La retta passante per il vertice e per il fuoco non è la direttrice, ma è l'asse di simmetria della parabola. Anche se abbiamo già trovato l'affermazione errata, analizziamo per completezza tutte le altre affermazioni. Affermazione B. La direttrice è la retta di equazione x uguale a meno 3. L'affermazione è vera. La direttrice di una parabola ad asse di simmetria orizzontale è una retta verticale. Il vertice è equidistante dal fuoco e dalla direttrice. Siccome l'ascissa del vertice è meno 2 e l'ascissa del fuoco è meno 1, la direttrice ha proprio equazione x uguale a meno 3, poiché è una retta verticale passante per un punto di ascissa meno 3. Affermazione C. L'asse di simmetria è la retta di equazione y uguale a 2. L'affermazione è vera. L'asse di simmetria è la retta orizzontale passante per il vertice, che ha coordinate meno 2 più 2. La sua equazione è dunque y uguale a 2. Affermazione D. La direttrice passa per il punto meno 3, 2. L'affermazione è vera. Come già detto, la direttrice ha equazione x uguale a meno 3, pertanto passa per il punto P di coordinate meno 3 più 2. Riepilogando, l'affermazione errata è l'affermazione A. Con questo abbiamo risolto tutti i quesiti di questo tema d'esame ed abbiamo concluso tutte le prove d'esame assegnate nell'esame del mese di giugno 2025. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Ti aspetto! Ciao!